tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Deria, perdonatemi. Oggi vi voglio parlare di 5 semplici passi per avere una jawline migliore, quindi per migliorare la fisionomia, per migliorare l'estetica della propria faccia, quindi semplicemente avere una faccia più definita, avere una faccia migliore. Per chi non mi conoscesse, molto velocemente sono Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda, quindi ho fatto il primo periodo della mia vita a concentrarmi sulla carriera, a cercare risposte a livello esteriore, a diventare la versione migliore di me a livello esteriore, ed è quando ho investito nella ricerca per imparare queste cose sulla skincare, sui profumi, sul corpo, sulla faccia, sui denti. Ho migliorato veramente di tutto e continuo tuttora a farlo, ma ora il mio focus principalmente è interiore, quindi ho cambiato un po' il focus e cerco di migliorare soprattutto a livello interiore in modo da poter star bene, quindi agire nel migliore dei modi, quindi poter magari aiutare più persone possibile. Ma in questo video è un video abbastanza semplice in cui vi voglio dare 5 consigli, in realtà 4 più uno bonus e quello finale molto importante, quindi se vi interessa, se avete qualsiasi domanda, scrivetemi su Instagram oppure semplicemente lasciate un commento qui sotto. Iscrivetevi e iniziamo. Il primo consiglio, crucio e delizia della maggior parte di questi video, se l'avete già visto ovviamente, è il mewing. Il mewing, ragazzi, che cos'è? Significa semplicemente avere la postura corretta della lingua. Uno può metterti 1000 idee, 1000 frasi, potete aver visto 150.000 video sul mewing, ma ragazzi semplicemente c'è questo signore, il dottor Mew, che ha capito che nel momento in cui si ha questa postura della lingua, che sarebbe quella corretta, perché se voi andate da un dentista o da un logopedista vi dicono che questa è la postura corretta, non è un esercizio da fare, è una postura da mantenere a riposo correttamente, automaticamente piano piano la struttura della faccia si modifica in modo più esteticamente piacevole. Ma perché è più piacevole? Perché è più sano e quindi i denti vanno al loro posto, la bocca prende la forma che deve prendere e dato che la bocca e i denti prendono la forma, anche le guance, tutto ciò che è la faccia pian piano nel tempo, con la forza della lingua, che è un muscolo fortissimo, piano piano prendono la propria forma. È difficile mantenere quella postura nel momento in cui non si è abituati o non lo si ha mai fatto, è difficile respirare all'inizio in questa postura, ma l'importante è non sforzare e farlo semplicemente un passo alla volta. Come si ottiene questa postura, la postura corretta della lingua? Io ai tempi avevo i denti più storti quando mettevo l'apparecchio e c'era una parte qua che non mi si metteva a posto, e risolvendo, cioè con il mewing, con la postura corretta, ho risolto questa parte dei denti, quindi anche a livello dentale questa cosa funziona. Ci vuole tempo. Come si fa? Semplicemente la postura corretta è mettersi la lingua che tocca il palato. Quindi la lingua deve toccare, deve arrivare, questi sono i denti davanti, gli incisivi, questi qua. La lingua deve arrivare a qualche millimetro, non deve toccare i denti davanti, qualche millimetro davanti ai denti, e semplicemente, invece che essere giù, essere sopra il palato, toccarlo 2 millimetri e imparare a deglutire in questo modo. Quindi in questo modo deglutisci in modo che va tutto su e la lingua, che in realtà va giù fino in gola, quindi è un muscolo abbastanza lungo, dovrebbe arrivare il più possibile a toccare la lingua fino a qui dietro, cioè il palato fino a qui dietro. Per ottenere questa cosa c'è un trucco semplicissimo che è sorridere con i denti chiusi, senza stringere, mi raccomando, non dovete forzare. Stringere, sorridere, e poi dovete fare un movimento come risucchiare la saliva e deglutire. C'è gente che usa la parola king perché dicendo la N si tocca davanti con la lingua e dicendo la G si tocca indietro con la lingua, ma semplicemente pian piano nel tempo mi sono accorto che serve tipo una... È come se risucchiassi indietro la lingua, non deve essere uno sforzo, cioè tu non devi mantenere la lingua lì con i muscoli con forza, è come se suction, non so come si dice in italiano, suzione, come se creassi un sottovuoto della lingua che rimane su. E in realtà puoi lasciare anche abbastanza morbido, però ti accorgi che la lingua è su. Quando imparate a farlo bene, dopo pian piano, ogni volta che vi accorgete, all'inizio per i primi 20-30 giorni sarà una cosa un po' difficile, anche perché vi accorgerete che dovrete respirare per forza col naso e non tutti sono abituati a respirare col naso in modo così profondo, ma anche quello migliorerà tantissimo. All'inizio sarà difficile, sempre più facile. Per i primi 20-21 giorni, 30 giorni vi accorgerete che ogni tanto
va giù quando non ci fate caso, appena ve ne accorgete tornate su. Ovviamente mentre parlate, mentre mangiate eccetera non si può fare, ma ogni volta che siete a riposo fate. Stessa cosa nella deglutizione, può aiutare il fatto di deglutire quindi imparare a deglutire sempre con la forza della lingua che spinge verso il palato. I denti possono assolutamente toccare cioè la lingua può toccare i denti laterali, però sarebbe meglio, e anzi meglio di no, non toccare i denti incisivi davanti. I denti non devono essere stretti, ma leggermente naturali e anche abbastanza rilassanti. E questa è la parte un po' più lunga da spiegare che mi chiedete sempre. La seconda è collegata ed è la postura. Se avete una postura corretta, migliora non solo la faccia, ma tutto il fisico. E anche per fare il mewing nel modo corretto bisogna avere la postura corretta, perché se io faccio un mewing ma sono così, la lingua non riesce ad andare fino a su, e in più è un disastro. Se imparate a stare sempre davanti, a guardare il telefono così e portare il collo in avanti, è orribile. Dovete imparare a avere le spalle aperte, petto leggermente in fuori ma rilassate, spalle rilassate, e il mento un po' indietro. Nel momento in cui fate così, anche il mewing vi verrà più naturale, più facile. Quindi dovete immaginarvi, quando facevo il moda, di avere come un filo che da qua, da un po' dietro, dal punto da dove parte diciamo i capelli, da dove crescono, vi tirasse in su, quindi aperti, lunghi eccetera, che vi tira e vi fa andare anche un pelino indietro col mento. Lunghi, dritti, perfetto. Terzo step, dieta e esercizio. Purtroppo non c'è niente da fare, per quanto voi potete fare mewing, per quanto potete avere la postura corretta o averla sempre avuta corretta, non è detto che ce l'avete storta. Tanta gente ce l'ha corretta, e anzi sarebbe una delle cose che consiglio a chi ha appena avuto un bambino, o comunque se avete un fratellino o qualcuno di piccolo, finché è ancora piccolo, imparate, insegnategli o mandatelo dal logopedista per fargli avere questa postura corretta, in modo tale che non dovete investire poi un sacco di soldi in futuro per mettergli a posto il palato o comunque i denti, perché costa tantissimo, l'errore che ho fatto. E in più cresci con una faccia anche più piacevole, guance scavate, zigomi alti, mascella definita eccetera eccetera. Ma ovviamente quando hai la postura corretta e sei messo a posto, puoi avere una percentuale di massa grassa bassa e fare esercizio, e ovviamente avere un'attività, una routine sana. Sicuramente aiuta anche lo stress, quindi nel momento in cui siete stressati è più difficile mantenere un corpo sano, anche la mente si vede, la ritenzione idrica, anche vari motivi, quindi yoga, meditazione, tutto ciò che vi può anche aiutare da un punto di vista energetico o comunque di stress, fatelo perché può aiutare, quindi una routine sana. Quarta cosa è lo stretching, quindi imparare a fare stretching o comunque a muovere il collo. Io ad esempio la mattina faccio come prima cosa, prima di fare yoga e meditazione, 1 minuto, 2 minuti quando mi riscaldo, in cui faccio dei movimenti anche per il corpo, per tutte le giunture, per le articolazioni, mi smuovo un po', mi sveglio. E può essere anche utile finito l'allenamento, dopo che fai un allenamento magari in palestra o altro, quando fai la tua sessione di stretching, che è importantissima farlo, perché ricordate, essere fit non vuol dire essere una massa di muscoli che non riesce neanche a legarsi le scarpe, vuol dire imparare a avere il corpo leggero, che non è un peso per te, sano, leggero, flessibile, che puoi fare quello che vuoi, e bisogna essere flessibili per farlo, quindi date importanza allo stretching tanto quanto al resto degli esercizi. Se fate uno sport sicuramente lo sapete, però in palestra di solito questa cosa si fa fatica, cioè a meno che non hai un personal trainer difficilmente le persone lo fanno, lo skippano perché dicono no vabbè tanto non mi serve, e invece serve, non solo anche per avere poi dei muscoli migliori, ma per tantissimi. Quindi fatelo e aggiungete magari uno stretching al collo, quindi ci sono degli stretching che si possono fare al collo, qua molto piano, indietro, in avanti, di lato e così via, quindi allungare questa zona sicuramente aiuta. Ci sono anche poi, e questo è il mio ultimo consiglio, degli esercizi vari, tra virgolette veniva chiamato face yoga, che è una cosa talmente stupida perché lo yoga non c'entra niente, però sono degli esercizi che si possono fare. Io li faccio una volta al mese una routine di esercizi posturali un po' più complessi, e aggiungo anche questi, magari vi metto qua la lista di esercizi che faccio, cercateli su Google se non trovate il significato di un esercizio, in cui ci sono degli esercizi che vi faranno sembrare stupido, fateli da soli guardandovi allo specchio, ma sono utili, e in cui sono movimenti un po' forti della mascella della bocca, o ci sono anche degli strumenti tipo delle palline che premi, delle ciunghe un po' più dure, cose che si possono fare per allenare la mascella. Io le ho fatte, le ho provate tutte, vi dico ci
può stare ogni tanto degli esercizi se volete farli, ma soprattutto il mewing. Quello che, se dovete imparare una cosa da questo, imparate ovviamente la routine sana, ma anche la postura corretta, soprattutto della lingua. Quindi è un po' questa la cosa. Gli esercizi sono se vuoi dei risultati prima, se vuoi magari, però non esagerate, perché vi potete veramente far male e non tutti gli strumenti sono adattissimi, sono a volte tanto marketing. Io ho provato un po' di tutto e alla fine qualcosa si vede, ma non esagerate, cioè questa parte del corpo non è fatta tanto per allenarsi quanto il resto, è un po' fragile, quindi sì, è forte, ma non è neanche esteticamente bello nel momento in cui la allenate troppo. Il mewing è fate il mewing, che è la postura corretta, e siete a posto. Ah ragazzi, pro tip, mi sono dimenticato una cosa, il gua sha. Un'altra cosa che può essere utile è quando fate la skincare alla fine della serata o a fine, cioè dopo tutta la skincare, quando avete messo la crema o un olio, alla fine sulla faccia, utilizzare il gua sha per definire, quindi ci sono dei vari modi per utilizzarlo, così, poi anche così, ho fatto un video a riguardo se volete dargli un'occhiata, questo è un pro tip. Vi aiuta a definire, dà anche degli ottimi risultati, aiuta anche per la skincare, la pelle a migliorare, ad assorbire meglio i prodotti, eccetera, tanti benefici per anche la stimolazione del sangue, tantissime cose. Vi lascio il link in descrizione al video sul gua sha. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!